Salusa 14 febbraio 2011. Avete compiuto un lungo percorso evolutivo per giungere a questo livello in tempo. Nel ciclo presente avete toccato la profondità delle tenebre, ciò nonostante, malgrado le dure prove attraversate, avete trovato la strada di ritorno alla luce. Se da un lato non vi sarebbe di alcuna utilità ricordare tutte le prove attraversate, dall'altro sareste in grado di valutare appieno il magnifico risultato raggiunto. Per così dire, non siete ancora del tutto fuori dai guai, ma comprendendo meglio quel che resta da fare prima dell'ascensione, dovreste superare tutto con successo. Le anime tuttora addormentate, che vedono soltanto catastrofi e sconforto, possono essere scusate se cadono in depressione, senza speranze per il futuro. Al contrario, chi ha una visione più positiva, considera i problemi incontrati come opportunità per andare verso una nuova era di pace e collaborazione. Si tratta di aver fiducia in coloro già guidati, che si fanno avanti per spiegare come poter compiere il grande balzo in avanti. Essi hanno bisogno del vostro sostegno e, con il numero sempre maggiore di gente che pensa in positivo, emergerà il desiderio cosciente di portare a compimento i cambiamenti. Non è neanche necessario rispondere apertamente, basta soltanto inviare le energie intese a tal scopo. Quando tali energie toccano un certo livello, quale la massa critica, ci sarà una manifestazione di portata tale da renderla inarrestabile. In verità, state già vedendo l'emergere di tali risultati e profilarsi l'eventualità di eventi ancor più grandi come gli annunzi. Ci sono, infatti, numerosi possibili annunzi quasi pronti per essere resi noti. La situazione mondiale induce molti paesi ad approvare quanto programmato, perché è ormai chiaro che non sarà possibile fare grandi progressi se sussiste una forte opposizione. L'epoca delle azioni intese soltanto alla propria salvaguardia sta per terminare, ed ora occorre prendere decisioni per il bene comune. Le esigenze possono essere enormemente diverse, ma qui entriamo noi in gioco perché in grado di gestire qualsiasi problema, indipendentemente dalla sua portata. Conosciamo bene le persone in grado di affermarsi per le loro capacità, e ci saranno molti problemi di natura politica da risolvere. Gran parte delle persone a noi note sono ben consce delle loro responsabilità ed alcune sono state contattate direttamente, ma talvolta accade che alcune di esse siano state contattate nel sonno, quando si trovano fuori dal corpo. Se vi chiedete quanto frequenti siano tali esperienze, possiamo assicurarvi che praticamente ogni anima esce dal corpo durante il sonno, ed un ottimo lavoro è compiuto in tali occasioni, per incontrarvi. Normalmente, incontrate gli amici e le persone care già trapassate, e talvolta ne conservate il ricordo al risveglio, anche se solitamente tendete a considerarli solo dei sogni. State cominciando a capire di essere ben più del solo corpo fisico. Siete un'anima immortale, che ha già trascorso innumerevoli esistenze, e la cui vera dimora non è nelle vibrazioni inferiori. In realtà, siete anime divine dotate di immensi poteri creativi e della possibilità di raggiungere i livelli di coscienza cristica. La dualità è soltanto un ologramma, prodotto per mettervi in grado di sperimentare in pari misura le tenebre e la luce, in una dimensione di libero arbitrio. Dopo numerosi cicli e centinaia di esistenze, il vostro tempo nella dualità sta terminando, attirando su di voi un'immensa attenzione. Moltissime civiltà vi seguono con estremo interesse, consapevoli che la Federazione Galattica garantisce che completerete la prova con successo. Vi abbiamo spesso ripetuto che ascenderete con un corpo fisico elevato, la cui struttura sarà trasformata in cristallina, e che si tratta di un'occasione unica. Potete immaginare la quantità di esseri, spesso appartenenti a dimensioni molto elevate, coinvolti in queste trasformazioni e perché, di conseguenza, il risultato può essere soltanto il pieno successo. Per favore, carissimi, non opponete resistenza e pensate solo a quel che vi garantisce un risultato costruttivo. Ignorate gli aspetti negativi, spesso nati dall'intenzione di alcune anime di distruggere quanto finora da voi è acquisito, confondendovi con la disinformazione.
Se qualcosa non vi suona vera, mettetela da parte perché, se necessario, sarà sempre possibile riesaminarla in seguito. Le rivelazioni concernenti l'umanità vi diranno la verità sulla vostra storia e vi apriranno gli occhi su avvenimenti recenti, ben lontani dall'essere quel che vi è stato fatto credere. Imparerete ad essere più perspicaci e facilmente in grado di distinguere le false informazioni, intese a portarvi fuori strada. Credeteci quando vi diciamo che gli oscuri sanno tutto sull'ascensione e fanno del loro meglio, o del loro peggio, per impedirvi di parteciparvi. Con ogni anima che si volge alla luce, perdono la presa e si rendono conto che non possono più raggiungere l'obiettivo del dominio totale del pianeta e della sua popolazione. Internet è la vostra fonte di informazioni in gran parte più autentica e noi pensiamo con gioia al giorno ormai vicino, in cui anche i media potranno riferire quanto avviene in modo libero e veritiero. Il settore delle comunicazioni è uno di quelli su cui ci concentreremo, rendendo più facili i contatti tra voi, indipendentemente da dove vi troviate nel mondo. Alla fine, anche voi raggiungerete i nostri livelli di contatto telepatico, che alcuni di voi stanno già cominciando a sperimentare in modo del tutto normale. Il nuovo uomo sarà irriconoscibile rispetto all'attuale, non tanto nell'apparenza quanto per le abilità inerenti ad un essere galattico. Sarete finalmente voi stessi e vi aggregherete alla Federazione Galattica, se questo rientra nelle prossime fasi della vostra evoluzione. Se vi sentite esaltati alla prospettiva di ascendere, ne avete tutto il diritto, perché tutto sarà completamente diverso da quanto vivete ora. Dire che abbandonerete l'inferno per il paradiso non è esagerato, sebbene non somiglino affatto a quanto descritto nei vostri insegnamenti religiosi, anche se le dimensioni superiori sono paradisiache e offrono uno stato di beatitudine e di assoluta felicità. L'esistenza è una continua esperienza gioiosa e vige la completa armonia tra tutte le forme di vita. Esiste solo la bellezza senza ombra alcuna ed i livelli di coscienza di tutti sono costantemente in contatto con i vostri. C'è gente che già parla con le piante e gli animali, ma pochissimi odono le loro risposte, ma una volta raggiunte le dimensioni superiori, le sentirete. Io sono il Siriano Salusa e sono felice dell'opportunità di innalzarvi fuori dal pantano di tutte le energie negative che sono sulla Terra. A tempo debito, saranno ripulite e tutte le vibrazioni inferiori saranno trasmutate. L'amore e la luce impregneranno la Terra, che si prepara anch'essa ad ascendere. Grazie, Salusa. Mike Quinsey. Traduzione Costanza 2003.